Salve curiosi, benvenuti o ben ritrovati. In questo video parliamo di Marco Furio Camillo, un personaggio veramente importante nella storia di Roma, al punto che gli è stata anche dedicata una fermata della metro qui nella capitale. È stato uno statista, un politico e un generale romano con una lunga carriera alle spalle, ma soprattutto con un senso di devozione verso Roma talmente grande che più di qualcuno lo ricorda come il nuovo Romolo. Sulla vita di Furio Camillo abbiamo informazioni da parte di diversi autori antichi, ma come spesso succede in questi casi, non tutti raccontano la stessa versione della storia. Per praticità quindi prenderemo come riferimento la versione di Tito Livio, sempre facendo la doverosa premessa che stiamo parlando di un personaggio le cui gesta sono state amplificate e anche caratterizzate da episodi mitici. Marco Furio Camillo, il cui nome ricorda il titolo dei Camilli, ovvero gli aiutanti dei sacerdoti durante i sacrifici, nasce come membro della gens Furia nel 446 a.C. Sulla sua infanzia non abbiamo informazioni, ne sentiamo parlare per la prima volta nel 431, quando prende parte a una campagna militare contro i Volsci e gli Equi, capitanata dal tribuno consolare Postumio Tuberto. Camillo in quel momento ha solo 15 anni e durante gli scontri viene ferito a una coscia da una freccia, ma nonostante questo non solo riesce a salvare il suo superiore, anch'esso ferito, ma riesce a tenere testa a un gruppo di nemici che lo circondano e a respingerli, tanta è la sua furia e determinazione. Secondo Plutarco, questo suo combattimento eroico gli vale la carica di censore, mentre Tito Livio dice che la sua prima carica pubblica è stata quella di tribuno consolare nel 401 o 403, quindi circa 30 anni dopo. Ed è molto più probabile questa possibilità, perché la carica di censore, come spiegato in un precedente video, era molto prestigiosa e vi si accedeva soprattutto dopo il consolato, quindi è molto improbabile che potesse rivestirla un ragazzo appena quindicenne. Tuttavia, secondo altri autori antichi come Fabio Pittore e Aulo Gellio, Camillo divenne censore proprio nel 403, quindi come vedete ci sono delle differenze nei racconti. Ad ogni modo, da questo momento in poi inizia la carriera politica e militare di Furio Camillo. In questo momento Roma è interessata da conflitti di natura sociale tra patrizi e plebei e nonostante i cittadini soldati combattano malvolentieri, Camillo li guida in operazioni militari mirate a razziare il territorio di Veio, la città etrusca con la quale Roma da molti anni era in uno stato di tensione. Infatti si giunge al punto di rottura che culmina con l'assedio di Veio nel 406 a.C., un assedio che secondo la tradizione durerà 10 anni. Nel 398 Camillo diventa tribuno consolare per la seconda volta e insieme al collega Lucio Valerio Potito, che tempo prima aveva sconfitto i Volsci durante l'assedio di Anxur, l'odierna Terracina, compie dei saccheggi nelle città di Faleri, Capena e Poggio Sommavilla. 2 anni dopo, nel 396, 2 tribuni consolari cadono vittime di un'imboscata da parte dei Falisci e dei Capenati e uno dei due perde la vita. In seguito a questo evento, Camillo, che ormai gode di una certa fama e popolarità, ottiene la sua prima nomina di dittatore e decide di prendersi carico della questione di Veio, quindi condurrà lui stesso l'assalto finale alla città etrusca. Camillo dimostra subito di avere polso punendo innanzitutto i fuggiaschi e i disertori delle battaglie precedenti, poi infonde coraggio non solo ai cittadini romani ma anche ai soldati impegnati nell'assedio a Veio dove si reca personalmente, salvo poi tornare a Roma per organizzare il suo esercito. Completata l'organizzazione, Camillo giura di organizzare dei grandi giochi in caso di vittoria e anche di restaurare il tempio di Mater Matuta, la dea del mattino. Infatti Camillo era molto devoto a lei e si dice che era solito quasi sempre combattere all'alba perché in questo modo avrebbe goduto della protezione della dea. E dunque il prode dittatore si reca a Veio, prende il comando delle operazioni e ordina di scavare un lungo tunnel per passare sotto le mura della città e così conquistarla più facilmente. Secondo la tradizione, i romani sbucano da questo tunnel direttamente nel santuario di Giunone Regina, dove il re di Veio, in un ultimo disperato tentativo di salvare la sua città, sta per compiere un sacrificio. Ma questo viene interrotto dai romani che uccidono il re e portano a termine appunto il rito, assicurandosi la vittoria e il favore degli dei.
E così Veio viene conquistata e brutalmente saccheggiata, e una delle tante leggende che ruotano intorno alla figura di Camillo vuole che il dittatore chiese in quel momento a Giove di attirare su di sé una piccola sventura per compensare la brutalità dei soldati romani. Finita la preghiera, Camillo si alza, gira su se stesso e inciampa cadendo a terra. E questo ovviamente succede davanti a tutti i suoi soldati, che vedono in quella caduta il segno che Giove ha accolto la sua richiesta. Prima di tornare a Roma, Camillo ordina di portare via la statua di Giunone Regina, la dea che aveva protetto Veio fino a quel momento, salvo poi schierarsi con i Romani dopo la promessa di Camillo di costruirle un grande tempio a Roma. Infatti, prima dell'assalto finale, Camillo aveva pregato sia Giunone Regina che il dio Apollo, promettendo appunto alla prima un tempio a Roma e al secondo la 10ª parte del bottino di guerra in caso di vittoria. Preso dunque il bottino e la statua di Giunone Regina, che una leggenda racconta mosse la testa in segno di assenso, Camillo torna a Roma in trionfo percorrendo la via trionfale, chiamata così da allora in ricordo delle gesta del dittatore. E qui Camillo compie un primo passo falso nella sua brillante carriera, perché durante il trionfo lui siede su un cocchio trainato da 4 cavalli bianchi e questo fa sembrare che voglia paragonarsi a Giove, un atto sacrilego che ai romani non piace e infatti viene fortemente criticato per questo. Se il video vi sta piacendo e volete supportare il canale, non dimenticate di iscrivervi a Superba Urbe e di attivare la campanella delle notifiche per sapere quando usciranno nuovi contenuti. Grazie. Scaduta la sua carica di dittatore, Camillo fa presente ai pontefici che bisogna donare al dio Apollo la 10ª parte del bottino come da promessa. Ma presto ci si accorge che nell'erario non c'è abbastanza denaro, perché il bottino di Veio è stato spartito in modo disomogeneo tra la popolazione. Viene infatti imposto ai Romani di versare una parte del bottino appena conquistato per donare una coppa al dio e si dice che per contribuire a riempire le casse dello Stato intervennero anche alcune matrone donando oro e gioielli. Camillo infatti aveva già capito durante l'assedio a Veio che il bottino di guerra sarebbe stato molto grande, per questo scrisse una lettera al Senato per sapere come gestirlo, temendo che venisse distribuito in modo appunto inappropriato e magari, come spesso già era accaduto, più a vantaggio dei patrizi che non dei soldati e dei plebei. E questo avrebbe anche rischiato di scatenare altre tensioni sociali in un momento in cui Roma non poteva permetterselo. Dopo accesi dibattiti, il Senato scelse di lasciare liberi i cittadini romani di recarsi direttamente all'accampamento del dittatore e di spartirsi poi il bottino una volta che l'assedio fosse finito. Nonostante i tentativi di Camillo per non scontentare nessuno, i suoi soldati non apprezzarono questa cosa e non mandarono giù nemmeno il fatto che il ricavato della vendita degli schiavi di Veio venne destinata all'erario piuttosto che a loro. Pochi anni dopo, nel 394, Camillo diventa tribuno consolare per la 3ª volta e porta avanti delle battaglie contro i Falisci e i Capenati, che non vogliono cedere all'espansione romana. In questa occasione vengono costrette alla resa le città di Faleri e di Capena. E qui ha luogo un'altra leggenda che riguarda Furio Camillo. Durante l'assedio di Faleri, un precettore esce fuori dalle mura cittadine accompagnato dai suoi studenti e si reca all'accampamento di Camillo. Quell'uomo propone ai romani di consegnare loro i suoi studenti in cambio della resa della città o, secondo altre voci, in cambio di un favore personale. Ma Camillo, profondamente disgustato da quella proposta, ordina di frustare l'uomo e di rimandarlo dentro la città insieme ai suoi studenti. E i Falisci, colpiti dalla nobiltà d'animo del condottiero romano, decidono di arrendersi e sottoscrivere la pace con Roma. Nonostante un curriculum impeccabile, succede però che nel 391 Camillo subisce un processo e viene anche condannato fondamentalmente per appropriazione indebita del bottino di guerra di Veio. Va detto che questa è una delle possibili cause, perché le fonti non concordano sulle motivazioni del processo. Probabilmente c'era di mezzo anche dell'invidia da parte dei suoi avversari politici e sicuramente anche le critiche che i romani mossero a Camillo durante il suo trionfo da Veio non gli giovarono. Sta di fatto che, non trovando neanche l'appoggio dei suoi amici più stretti, Camillo sceglie l'esilio volontario ad Ardea e quindi se ne va da Roma deluso e amareggiato.
Di lì a poco però Roma deve fronteggiare un temibile nemico, una popolazione celtica che da tempo si era stanziata nella parte nord-est della penisola e che si stava pericolosamente avvicinando alla città, ovvero il popolo dei Galli Senoni guidati da Brenno. Infatti nel 390 a.C. avviene il primo famoso sacco di Roma, durante il quale la città viene saccheggiata e in parte devastata proprio dai Galli, che cingono d'assedio il Campidoglio pretendendo dai Romani 1000 libbre d'oro per ritirarsi. I Romani richiamano immediatamente Camillo, che per la seconda volta viene nominato dittatore, riesce a mettere insieme un esercito e a cacciare i Galli fuori dalla città, sconfiggendoli una prima volta all'interno delle sue mura e una seconda mentre stanno tornando nei loro territori sulla via di Gabi. E qui c'è un altro aneddoto leggendario, a mio avviso il più epico di tutti. Si dice che mentre Brenno e i suoi stanno pesando le ricchezze dei Romani, tra l'altro con una bilancia truccata, Camillo compare di sorpresa e getta la sua spada sulla bilancia, pronunciando queste parole: Non auro, sed ferro recuperanda est patria. A Brenno, vedi dannatene, va. Camillo torna a Roma in trionfo e viene accolto come un eroe e dimostra nuovamente il suo attaccamento alla città proponendo di ricostruirla piuttosto che far spostare la popolazione a Veio come qualcuno suggeriva. Per questo motivo viene nominato Pater Patriae, ossia padre della patria, e da quel momento in poi verrà considerato come un nuovo fondatore, appunto il nuovo Romolo. Nonostante la vittoria, Roma esce fortemente provata da questo evento, con buona parte dei suoi palazzi distrutti e anche meno oro rispetto a prima, sebbene si dica che Camillo ne abbia recuperato la maggior parte. In questo momento quindi ne approfittano per attaccarla Volsci, Equi ed Etruschi e quindi la guerra continua su altri fronti. Corre l'anno 389 e Camillo diventa dittatore per la terza volta. Conduce una prima campagna militare contro i Volsci, sconfiggendoli a Mecio, nei pressi di Lanuvio, una seconda contro gli Equi, espugnandoli dalla città di Bola, e una terza contro gli Etruschi, prima che possano assediare la città alleata di Sutri. Dopodiché fa ritorno a Roma, concedendosi un trionfo per le vittorie ottenute. Nel 386 diventa tribuno consolare per la quarta volta e deve combattere nuovamente contro il popolo dei Volsci, stavolta alleato con Ernici e Latini, che trascinano Roma nella battaglia di Satrico, dove però i soldati romani partono scoraggiati perché inferiori di numero. E qui un'altra leggenda vede un Furio Camillo, già avanti con gli anni, correre e lanciare il vessillo oltre le linee nemiche per spronare i suoi soldati a recuperarlo. Una strategia che si dimostra vincente e infatti riesce a infondere coraggio ai romani. I Volsci, spaventati, si ritirano e quindi Roma ottiene la vittoria. Nel 384 Camillo diventa tribuno consolare per la quinta volta e nel 381 per la sesta e qui, insieme al collega Lucio Furio Medullino, ottiene l'incarico di combattere nuovamente contro i Volsci, che stavolta, alleati con il popolo dei Prenestini, prendono di mira la colonia romana di Satrico. Medullino insiste per condurre l'attacco e Furio Camillo non si oppone, accontentandosi di comandare le riserve, ma a un certo punto è costretto a intervenire per salvare il suo collega che rischia la disfatta. E quindi Camillo, nonostante un'età sempre più avanzata, si dimostra per l'ennesima volta un ottimo stratega e combattente. Camillo diventa dittatore per la quarta volta nel 368 e stavolta si trova direttamente coinvolto nella lotta tra patrizi e plebei, poiché tra questi ultimi, due tribuni, propongono le famose leggi Licinie Sestie, che fondamentalmente prevedevano tre importanti novità: la riduzione dell'importo dei debiti, un limite massimo di agro pubblico posseduto dai patrizi, ma soprattutto la possibilità per i plebei di accedere al consolato. In questo frangente però Camillo rinuncia alla sua carica perché secondo alcuni autori antichi aveva capito che la sua elezione non era stata del tutto regolare e che forse lo volevano sfruttare solo allo scopo di ostacolare le richieste dei plebei, quindi molto saggiamente se ne tira fuori. Le leggi Licinie Sestie vengono approvate l'anno seguente, ovvero nel 367, dove Camillo diventa dittatore per la quinta e ultima volta e scongiura tra l'altro una nuova invasione del popolo dei Galli.
per poi tornare a Roma e concedersi il trionfo ancora una volta. Marco Furio Camillo muore per una pestilenza nel 365 a.C. all'età di 81 anni, dopo una lunga e brillante carriera politico-militare e lasciando dietro di sé il ricordo delle sue tante gesta eroiche. E dunque curiosi, siamo arrivati alla fine di questo video, che spero abbiate apprezzato. In caso, come sempre, fatemelo sapere lasciando un pollice in su e scrivendo cosa pensate di Furio Camillo nella sezione dei commenti. Noi ci vediamo quanto prima con un prossimo episodio. Un saluto a tutti e a presto!